Benvenuti sul canale Il diario di un musicista musicologo. Una delle finalità che mi sono prefissata nel creare questo canale è quello di ricordare i grandi del passato: cantanti, compositori, scrittori, ballerini, musicisti, librettisti, soprattutto quelli che sono stati dimenticati. Un ritratto e un articolo pubblicato alla fine dell'Ottocento ci permettono di ricordare la grande Marie Van Zandt. Leggo l'articolo. Maria Van Zandt. Col numero odierno inauguriamo una galleria di ritratti dei più eminenti artisti che illustrano il teatro melodrammatico contemporaneo. Al sesso gentile diamo, come è dovere, la preferenza, presentando le gentili sembianze della signorina Maria Van Zandt. È un astro che comparve, or fanno circa 2 anni, sull'orizzonte dell'Opéra Comique di Parigi, e che quel pubblico festeggiò la prima volta nella Mignon di Thomas. Fu tale e tanta l'ammirazione destata in tutti da questa cantatrice che tosto ebbe inviti per altri cospicui teatri, e noi la vediamo presentarsi sulle scene del Casinò di Monte Carlo, nel Principato di Monaco, sostenendo la parte di protagonista nella Dinorah di Meyerbeer, nella quale è salutata siccome una nuova stella del canto, quantunque fossero colà vivissime le memorie entusiastiche della Patti. A Monaco interpretò pure il personaggio di Mignon, cantando in lingua italiana, e il successo che riportò fu trionfale. 2 giorni dopo, la Mignonne cantatrice, come venne chiamata dalla stampa parigina la Van Zandt, presentavasi di bel nuovo sulle scene dell'Opéra Comique, nello stesso idillio gentile di Thomas, cantando quivi, com'è naturale, nella lingua di Lamartine. In tale occasione si lodò ancora una volta la suave dolcezza della voce della Van Zandt, la flessibilità meravigliosa d'un'ugola eccezionale, e si riconobbe che il di lei stile di canto aveva acquistato, oltre la squisitezza di un'eleganza ideale, una maggiore ampiezza nel fraseggiare e un'espressione intensa e profonda. Ammirata quest'artista, l'autore del Gian di Nivella, Leon Delibes, tosto vagheggiò l'idea di farne l'eroina di un'opera che egli aveva allora appena compita, e dal titolo L'Acmè. Il maestro cercava una cantatrice che unisse vigore di sentimento e voce agilissima per la parte di L'Acmè, tutta fascino e ardore, e il tipo che egli se n'era formato lo vide realizzato nella Van Zandt, la quale, fra gli altri doni, ebbe dalla prodiga natura anche quello di una bellezza affascinante. Una serata memorabile della vita della celebre artista fu quella in cui, nel maggio 1882, rappresentavasi in Parigi, nel teatro di Via Favart, un capolavoro poco men che secolare del Raffaello della musica, vogliamo dire Le nozze di Figaro di Mozart. La gentile Mignon allora si avvolse nell'azzurro mantello del leggiadro cherubino, mostrandosi all'altezza della musica di Mozart, come precedentemente aveva saputo con efficacia meravigliosa estrinsecare l'ideale del musicista francese. Mai un cherubino più seducente aveva fatto la sua comparsa sopra le scene dei pubblici teatri. Però gli artisti di grande merito non sono che di rado soddisfatti di se stessi e mirano al supremo grado della perfezione, ad ottenere il quale non risparmiano niuna cura. Gli è perciò che, ad onta dei menzionati trionfi, la Van Zandt
si reca a Cernobbio, sul lago di Como, dal Nestore dei maestri di canto, l'esimio professore Francesco Lamperti, per avere quegli ottimi consigli d'arte di cui, ai di nostri, non altri che lui sembra possedere il privilegio tradizionale. La Vanzant, come la nordica e la Nevada, lasciò per il continente europeo la terra di Cristoforo Colombo, sua patria, ammaliando il pubblico col fulgore di una giovinezza non ancora ventenne, e con quell'ardimento onde s'animano quanti sono accesi dal sacro fuoco dell'arte. Nel momento in cui scriviamo, l'esimio artista cambia i tesori della sua voce e della sua passione artistica con l'ammirazione entusiastica del pubblico di Monaco, ma nello stesso tempo si occupa con fervore del personaggio di Lacmè, che ella dovrà interpretare fra breve sulle scene del Teatro Imperiale Italiano di Pietroburgo, insieme ai signori Talazac, Coubalet e Barré. L'articolo è firmato e puntato Mariani. Spero che il ritratto di questa grande artista sia stato interessante. Vi ricordo che potete sostenere il canale iscrivendovi e attivando la campanella. Grazie e a presto!